Ciao a tutti! Oggi continuiamo la serie dei video focus e nella fattispecie vi parlerò dello sprone rotondo. Premetto come al solito che quello che dirò sono delle mie considerazioni personali, per cui altri possono avere idee diverse. Però vi parlerò anche di alcune regole fisse che invece valgono per tutti. Lo sprone raglan è una di quelle costruzioni che comprende anche le spalle. È formata da una serie di aumenti se si lavora top down, quindi dall'alto verso il basso, o una serie di diminuzioni se si lavora bottom up, quindi dal basso verso l'alto, a distanza ad intervalli regolari, sia intervalli di maglie che intervalli di ferri. Come base lo sprone rotondo ha il raglan. Vi lascio qui sopra il link al video dove vi spiego per bene come appunto si crea uno sprone raglan. Andatelo a vedere se non lo conoscete, se no farete difficoltà poi a continuare a vedere questo video. Quindi, avendo come base il raglan, sappiamo che ogni 2 giri nel raglan si fanno 8 aumenti. Cosa vuol dire? Che teoricamente ogni giro si possono fare 4 aumenti. Partendo da questa base, che a ogni giro si fanno 4 aumenti, noi possiamo lavorare, ad esempio nel top down, dei giri senza aumentare. Ad esempio, lavoro 5 giri senza aumentare e nel quinto, quindi 4 giri senza aumentare, e nel quinto faccio tutti gli aumenti. Quindi quanti aumenti devo fare se nel quinto giro faccio gli aumenti? 4, 8, 12, 16, 20. Vorrà dire che nel quinto giro devo fare 20 aumenti, praticamente raggruppo tutti gli aumenti che non ho fatto nei giri precedenti in un unico giro. Questo mi dà la possibilità di avere appunto diversi giri senza aumenti. Adesso io vi ho fatto l'esempio di 5 giri, ma potrebbero essere 3, 4, 9, 8, quello che vi necessita, quello che vi serve. Quindi avendo dei giri senza aumenti, cosa succede? Che noi abbiamo la possibilità in questi giri di lavorare ad esempio dei disegni, magari dei disegni a più colori, oppure uno sprone che ha un motivo che si ripete e magari in questo motivo non sono compresi gli aumenti, oppure uno sprone a righe. Quindi potrebbero essere una riga di un colore, una riga con disegni e una riga invece con un punto operato. Quindi è una costruzione che dà proprio adito, che si presta bene, diciamo così, alla creatività. Proprio perché essendoci delle righe senza aumenti, in quelle righe noi possiamo andare ad esprimere la nostra creatività, a mettere quel che vogliamo. Chiaramente poi, come abbiamo detto, dopo una serie di righe senza aumenti, ci dovrà essere per forza una riga che comprende tutti gli aumenti che non abbiamo fatto prima. Solitamente lo sprone parte con un collo rotondo, ma non è detto. Teoricamente possiamo avere qualsiasi tipo di scollo, però quello classico ha uno scollo rotondo. E andando ad aumentare ad intervalli regolari e a ferri giri regolari, è chiaro che si sviluppa in cerchio. Quindi il nostro sprone, quando siamo arrivati ad esempio al punto della spalla, non sarà dritto, ma avrà questa mezzaluna, questo mezzo cerchio sul davanti e poi sul retro. Se noi lo stendiamo sul tavolo, vediamo che solitamente è un cerchio. Gli aumenti però possono anche essere calibrati. Cosa vuol dire? Che se io ho bisogno nei primi giri di aumentare molto per creare subito la spalla, vedete, perché io non ho le spalle a cono, chiaramente, e quindi ho le spalle abbastanza quadrate, diciamo così. Quindi se io ho bisogno nei primi giri di creare subito la spalla perché ne ho necessità, cosa farò? Nel primo giro magari aumento molti
molte maglie, faccio molti aumenti. Chiaramente non si possono fare troppi aumenti, se no inizia ad essere ondulato. Però faccio più aumenti del dovuto fino ad arrivare, diciamo, alla spalla. Da qui poi posso iniziare a aumentare meno maglie. Perché? Perché non ho la mia ampiezza, l'ho già raggiunta. Infatti a un certo momento, per poi arrivare all'altezza dello scalfo, solitamente non si aumenta più, cioè gli ultimi giri non sono giri di aumento, perché noi siamo già arrivati in questo punto dove bene o male abbiamo già tutta l'ampiezza che ci serve. Bisogna prestare attenzione a una cosa in particolare: nello sprone rotondo, come anche negli altri, ma soprattutto nello sprone rotondo, vanno aumentate le maglie nel sottomanica. Non si può prendere lo sprone e attaccarlo dietro tirandolo senza mettere delle maglie nel sottomanica. Ho visto fare queste cose e sinceramente no, ha una vestibilità bruttissima, tra l'altro non è neanche bello da vedere, appunto è scomodo e fa un sacco di difetti. Quindi quando noi facciamo lo sprone, faccio sempre l'esempio del top down, ma in realtà anche del bottom up, solo che nel bottom up, come vi dico sempre, è molto più difficile provarselo, perché sì, si può capire, perché comunque ce lo si prova a un certo momento, oppure si può avere un altro maglione e appoggiarlo sopra per vedere se stiamo seguendo bene le misure, però chiaramente nel top down è molto più semplice e intuitivo. Quindi parlando del top down, ma ripeto, vale anche per il bottom up, quando si arriva a questo punto, il nostro sprone è appoggiato sulle nostre spalle, è arrivato all'altezza dello scalfo che noi vogliamo. A quel punto ci fermiamo, separiamo le maniche dal corpo e lì possiamo fare in vari modi, o dividendo in 6 così senza andare a misurare, oppure misurando realmente quant'è il nostro braccio, non il sottobraccio, questo. Io solitamente me lo appoggio e poi qui metto dei marcatori a lucchetto, così so dove inizia il mio braccio. La stessa cosa faccio dietro, è vero, bisogna farsi aiutare. Con un po' di esperienza poi chiaramente non c'è più bisogno neanche di mettere i marcatori, a dir la verità, perché ad occhio già ci si conosce e quindi si riesce a farlo. Comunque, quindi si può calcolare anche il braccio e quindi dividere le maniche dal corpo, le maniche le lasciamo in sospeso e abbiamo solo il corpo, cioè questa parte e quella dietro chiaramente corrispondente. Cosa succede? Che a quel punto, prendendo la misura del sopraseno o del seno, dipende un attimo come siamo, comunque prendendo la misura del corpo, se noi abbiamo dei centimetri che ci mancano, e li abbiamo sicuramente perché sono quelli del sottomanica, è chiaro che questi centimetri che corrispondono a maglie vanno proprio aggiunti nel sottomanica e saranno gli stessi centimetri che mancano anche per la manica, per completare il giro manica. Quindi mi raccomando, le maglie nel sottomanica vanno per forza avviate a nuovo. Non si può non farlo, avrebbe una vestibilità orrenda, scomodissima. Questo tipo di sprone si può lavorare, come abbiamo detto, dal basso verso l'alto, dall'alto verso il basso, ma proprio come sprone, diciamo così, che a pezzi non è possibile lavorarlo. O meglio, ci sono alcune persone che attraverso delle cuciture lo lavorano lo stesso, ma diciamo che non è il vero sprone rotondo, ecco. Poi c'è un altro tipo di maglione che invece viene lavorato da lato a lato, quindi i ferri saranno in questo senso e le maglie in questo senso. Si può fare lo sprone rotondo anche così, da lato a lato. Con una serie di ferri accorciati si può creare questo sprone. Ecco, lì è possibile lavorarlo
non in circolare, perché chiaramente il nostro ferro va in questo senso. Come vi accennavo prima, collo, maniche e corpo si possono realizzare poi come si vuole. Si può creare un dolcevita, un lupetto, lo scollo a giro. Si potrebbe anche fare uno scollo, diciamo, a V. Chiaramente è possibile fare anche dei cardigan, a quel punto si possono anche non lavorare in circolare come sprone le maniche, poi le lavorate come volete. Più difficile, se non quasi impossibile, è creare altri tipi di scolli, tipo lo scollo quadrato, ecco. Però diciamo che lo scollo dello sprone si può creare indipendentemente dalla costruzione. Stessa cosa per le maniche, si possono avere le manichine cortissime, a mezza manica, si può avere la manica a 3/4, la manica lunga, possono essere molto strette, affusolate tipo questa, oppure di quelle molto ampie, a campana, a sbuffo. Ecco, la manica è indipendente dallo sprone. Stessa cosa per il corpo, lo posso avere sciancrato, lo posso avere anche lì scampanato, a trapezio, insomma, si possono creare i maglioni come si vuole, mettendo proprio nel nostro progetto tutto ciò che ci piace indipendentemente dallo sprone. Quindi possiamo crearlo, assemblarlo come vogliamo. Chiaramente gli aumenti nello sprone rotondo possono essere invisibili, tipo quelli che ho fatto in questa maglia. Comunque vi lascio il link della costruzione di questa maglia qui sopra. Questo è la base, diciamo, dello sprone rotondo, è neutro, in modo che si presta a varie interpretazioni. Potete realizzarlo liberando la vostra fantasia, la vostra creatività sulla base, ad esempio, di questo maglione. Comunque, come vi dicevo, vi lascio qui sopra il link. E quindi possono essere, come in questo caso, degli aumenti invisibili, possono essere invece degli aumenti visibili, quindi che sia col gettato, buchino, che riprende un po' il lace, oppure possono essere degli aumenti complicati e operati, molto decorativi. Possono avere delle righe, per esempio, così a raggiera, possono anche essere fatti in maniera da creare un gioco, uno sprone proprio lace, che crea un gioco di buchini, di trafori, che poi va a creare proprio un vero e proprio disegno. Che punti si possono utilizzare? Come vi ho detto, un po' tutti, anche punti brioche, magari ecco, lo sapete, i maglioni brioche sono maglioni piuttosto pesanti, quindi lì fate sempre conto che quando andate a lavorare un punto così 3D ha una certa pesantezza, ecco. E infatti il maglione a sprone rotondo può essere un maglione sportivo, mi vengono in mente i classici maglioni irlandesi, norvegesi, quelli che hanno tutti quei decori appunto in circolare, che possono essere fatti con la tecnica del ferraille oppure con la tecnica del jacquard. Quello non è così importante, ripeto, si possono fare come si vogliono, che sono molto invernali. Adesso in questi anni vanno di moda, per esempio, metterseli durante le vacanze estive, il classico maglione di Natale. Comunque si vedono soprattutto magari in montagna, ecco, come se fatti con la tecnica lace, con i punti lace, possono essere anche piuttosto eleganti, per quanto può essere elegante un maglione. La vestibilità di uno sprone rotondo è una buona vestibilità, anche se a dir la verità non è così comodo, ad esempio, come un raglan. Vi ho spiegato appunto in quel video focus il perché lo sprone raglan è forse quello che ha più vestibilità, è il più comodo di tutte le costruzioni. Però nello sprone rotondo dipende molto dal punto che noi andiamo a utilizzare e se è un punto, ad esempio, jacquard, quindi con fili passati, di una lana non molto elastica, con più colori quindi, e non calibrato, può essere che la vestibilità sia ridotta, soprattutto
in questa parte, perché chiaramente qui non avrà una grande elasticità, quindi noi ci sentiremo magari più aderente e meno elastico, e quindi anche nei movimenti. Non dico che non si riesce a muoversi, lì vuol dire che abbiamo sbagliato qualcosa nei conti o nella tensione, però lo sentiremo magari un po' più aderente e meno comodo rispetto a uno sprone raglan. Quindi anche lì dipende. Se avete bisogno di avere uno sprone calibrato, ecco, fatelo, perché ad esempio se avete delle spalle molto squadrate e non fate la calibratura degli aumenti, che cosa succede? Che vi verrà un cono e quindi sentirete tirare in questa fascia, come appunto se lavorate, come abbiamo detto, jacquard a fili passati, ecco che dovete prestare molta attenzione a questa fascia perché non sarà elastica e quindi potrebbe stringere. A chi veste bene? Per chi va bene lo sprone rotondo? Beh, chiaramente a tutti, appunto con qualche accortezza, quelle che vi ho detto prima. Diciamo che nei neonati solitamente è meglio far cardigan aperti perché è difficile creare una piccola apertura in uno sprone rotondo, meglio magari averlo aperto. Sta bene alle donne, agli uomini, ragazzi, bambini, bambine. Forse è una questione di gusti, perché molti uomini per esempio non amano lo sprone rotondo, lo vedono forse più femminile, non so, non lo amano molto. Questa è la mia esperienza, diciamo così, oppure gli piace ma solo in certi casi, magari in montagna o a Natale. Vi do un consiglio: se vedete un disegno che vi piace, un punto operato che vi piace, un punto lace che vi piace, potete conteggiare le maglie e i ferri e inserirlo in uno sprone rotondo. Però attenzione, perché se questo motivo ha molti ferri, quindi un motivo abbastanza alto, è chiaro che in quei ferri non ci saranno aumenti. Quindi dovete stare attente al fatto che se noi lo mettiamo ad esempio qui dove c'è la spalla, in questo pezzo, non essendoci aumenti, sarà una fascia dritta. Non so se riesco a spiegarlo, perché poniamo collo, aumenti, poi noi inseriamo appunto il punto operato e quindi sarà così il punto operato, perché non sarà così, non avranno degli aumenti graduali. Andiamo un po' così, cioè dove ci sono gli aumenti si apre, poi dopo dove c'è il punto, la serie di punti, la serie di ferri senza aumenti si andrà giù dritti, poi si riapre, poi si va giù dritti. È chiaro che se questi ferri sono pochi, 5, 6, la cosa si nota pochissimo e non dà fastidio. Però ci sono dei punti operati o dei disegni che magari noi troviamo in giro che magari sono di 12 ferri, di 20 ferri, ecco, lì forse è un po' troppo, perché appunto non essendoci aumenti è chiaro che ci tirerà. A meno che non abbiamo uno sprone oversize in quel punto, se no ci tirerà. Stessa cosa vale per la tensione. State molto attenti alla tensione, perché se lavorando per esempio a più colori, un jacquard, un ferraille, tendiamo a tirare, magari nel campioncino piccolo non lo facciamo, ma man mano che andiamo a lavorare invece lo sprone tendiamo a tirare, succede che ci verrà uno sprone proprio, io dico sempre, di legno, di cemento armato, nel senso che non avrà più, come vi dicevo prima, l'elasticità di una maglia e quindi ci sentiremo stretti, ingabbiati. Ecco, prestate attenzione a queste cose, a scegliere dei motivi, dei disegni che non abbiano troppi ferri da lavorare e anche la vostra tensione. Fate sempre prima un campione, perché tra l'altro se noi lavoriamo un po' a maglia rasata, un po' con un motivo operato, la tensione della maglia rasata e del motivo operato non sarà la stessa in 10 cm nel nostro campione, quindi bisogna adattare anche quello, se no avremo, magari facciamo esempio che noi qua facciamo un bel giro di trecce, chiaramente corte. Sappiamo che le trecce mangiano tanto, quindi che cosa succederebbe? Che proprio in questo giro sentiremo tirare. Ecco, fate attenzione
a questi tipi di problemi che potrete andare a incontrare facendo proprio un campione. Ecco, per lo sprone rotondo, quando si lavora non a maglia rasata così normalmente, ma con punti operati, jacquard, colori, fate proprio attenzione al campione, soprattutto se poi c'è la maglia rasata, perché ha una tensione diversa e quindi potrebbe avere una vestibilità scorretta. Bene, per oggi è tutto. Se questo video vi è piaciuto mettetemi un like e non dimenticate di iscrivervi cliccando qui sotto iscriviti e la campanella. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!